Amici e amiche di Play with Prince, bentornati e bentornate sul canale. Dopo la calda accoglienza del primo video 5 giochi politicamente scorretti escludendo Sua Maestà Grand Theft Auto, è giunto finalmente il momento di proporvi la tanto attesa seconda parte. A dispetto di una società che verte sempre più verso il politically correct, andiamo ora a vedere insieme altri sfrontati ed irriverenti titoli con cui gli sviluppatori hanno voluto gridare al mondo che non gliene frega niente. Allacciatevi dunque le cinture e seguitemi alla scoperta di questi altri 5 videogiochi rigorosamente politicamente scorretti. Now you just sit back and enjoy the show. Iniziamo anche questa lista, come la precedente, con un'intera serie di videogiochi la quale ha riscosso un successo planetario fin dai suoi primi esordi negli anni 90, ovvero Duke Nukem. La fama di questi titoli, tuttavia, è accompagnata anche da altrettanto solide controversie, data la presenza di numerosi elementi che hanno fatto molto parlare di sé. Con i ricorrenti riferimenti sessuali, passando per l'uso di sostanze stupefacenti, e mettendo ovviamente in scena della sana ultraviolenza che sfocia praticamente nel gore, i videogiochi della serie Duke Nukem hanno però anche dei difetti, e forse saranno stati proprio questi ultimi a fargli meritare inaspettatamente il ban da parte di diversi paesi di tutto il mondo. Immaginate un piccolo scoiattolo rossastro, tenero, dolce e gentile. Bene, esattamente tutto ciò che il protagonista di Conker's Bad Fur Day non è. Beh, a parte l'essere uno scoiattolo. Nel 2001 venne rilasciata per il Nintendo 64 questa perla platform intrisa di uno humor unico, adulto e inutile dirlo piuttosto offensivo. In questo appena violento titolo mascherato da cartoon per bambini, il protagonista Conker spara zero su tutto, facendo spesso incetta di battute scurrili, alcol, imprecazioni e quant'altro sia necessario per essere in pratica considerato il cugino malavitoso di Sonic. Restano dunque poco chiari ad oggi i motivi che hanno reso il gioco inadatto ai bambini e addirittura vietato ai minori di 17 anni negli Stati Uniti. E poteva secondo voi mancare in questa lista almeno un titolo firmato Rockstar Games? Su via. State of Emergency è un divertentissimo TPS del 2002 che pone il giocatore in lotta contro uno stato di polizia paramilitare che lo condurrà a seminare devastazione, esplosioni e morti come se piovesse. Il demerito principale di questo videogame è probabilmente il cattivo tempismo nella sua pubblicazione. Venne rilasciato infatti poco dopo gli eventi dell'11 settembre, dimostrando scarsa sensibilità e fu inoltre accusato di eccessiva similarità con i fatti realmente accaduti negli scontri di Seattle per la conferenza OMC del 1999. Addirittura anche nel nostro paese, anni dopo, nel 2011, alcuni politici italiani ne richiesero la messa al bando per incitamento alla violenza. Sono state mosse una serie di accuse controverse nei riguardi di Call of Duty Modern Warfare 2, celebre titolo del 2009 pubblicato da Infinity Ward e Activision. La polemica di maggiore risalto, tuttavia, è dovuta in particolare al quarto livello del videogioco, denominato No Russian, niente russo, all'interno del quale il giocatore interpreta un agente della CIA sotto copertura che prende parte a una sparatoria terroristica in un aeroporto russo. Considerato eccessivamente violento e di cattivo gusto, questo livello è stato successivamente rimosso o patchato per evitare che il gioco venisse bannato da paesi come ovviamente la Russia, ma anche Giappone e Germania. Altri aspetti fortemente criticati del titolo sono inoltre la presenza di presunta omofobia e di islamofobia. Nel 2018 arrivò su computer un particolarissimo videogioco simulativo e gestionale che ha visto di recente la luce anche su console nel 2022. Sto parlando naturalmente di RimWorld, l'opera firmata a Ludion Studios che ci mette alla guida di una colonia umana in un contesto sci-fi piuttosto fuori di testa. Il fatto che in Australia abbiano vietato il gioco solamente per l'implementazione di dinamiche inerenti all'uso e la compravendita di droga è a dir poco ironico. Il titolo permette infatti, tra le tante possibilità, di fare ad esempio prigionieri di guerra e magari di mozzargli gli arti inferiori per impedirgli di scappare, oppure ancora di tenerli in vita artificialmente finché un acquirente non decide di comprare ora il fegato, ora il cuore o... beh, avete capito. Insomma, RimWorld è un titolo che senza ombra di dubbio fa della cattiveria e del politicamente scorretto i suoi cavalli di battaglia. In una parola, meraviglioso.
Ed eccoci dunque nell'end card, ragazzi. Fatemi sapere se conoscevate questi 5 scorrettissimi titoli e cosa ne pensate. Spero che il video vi sia piaciuto, in tal caso fatemelo sapere lasciandomi un gradito mi piace e qualora non l'aveste ancora fatto vi invito a iscrivervi al canale e ad attivare la campanella per restare sempre aggiornati sulle prossime novità. Seguitemi inoltre sui vari social che trovate qui e in descrizione, insieme ai canali Telegram di Videogiochi News che vi consiglio caldamente. Questo è tutto per oggi dal vostro The Prince, io come al solito vi abbraccio fortissimo e ricordate, giocate con passione. Alla prossima, ciao a tutti!